Ciao e benvenuto o benvenuta a un nuovo episodio di Podcast Italiano Principiante, un podcast con cui impari l'italiano attraverso contenuti semplici e interessanti. Io sono Irene e oggi parliamo un po' del Natale, in particolare di film natalizi. Dato che siamo a dicembre, Natale è vicino, fa freddo, almeno qui in Italia fa un po' freddo e nei supermercati già ci sono tutti i dolci tipici di Natale, perché non organizzare una bella maratona di film natalizi? Così da guardarli in compagnia, magari in famiglia, sotto le coperte, mentre bevi una bella cioccolata calda? Per me, infatti, quando arriva questo periodo, non c'è niente di più bello di stare a casa al caldo, sul divano, vicino all'albero di Natale, pieno di lucine, mentre sgranocchio, mangio qualche snack e guardo un bel film natalizio che dà il benvenuto all'atmosfera magica delle feste. Dicembre per me è questo. E oggi voglio parlare con te di film di Natale. Ecco, una cosa che mi chiedono sempre i miei studenti è se posso consigliare loro qualche film o serie TV italiana. Io rispondo sempre che non seguo serie né conosco film italiani particolarmente meritevoli. Questo perché non mi piace la regia italiana, non mi piace la fotografia, non mi piacciono le sceneggiature, cioè le storie, i temi trattati. Insomma, non sono un amante del cinema o della TV italiana. Per niente. Figuriamoci quando parliamo di film natalizi. Per me i film di Natale sono sacri e non c'è niente da fare. Gli americani in questo sono imbattibili. Per questo, oggi parleremo di film natalizi, italiani e non. Così, se non sai che cosa guardare questo Natale in famiglia, magari posso darti qualche idea. Prima di iniziare, però, ti ricordo che questo episodio è accompagnato da una trascrizione con glossario. Se la userai nelle note, per questa volta, troverai anche le locandine dei vari film di cui ti parlerò. In generale, sia il glossario che la trascrizione sono molto utili se stai imparando l'italiano. Ti consiglio di usarli. Trovi il link in descrizione o anche sul sito podcastitaliano.com nella sezione Podcast Principiante. Allora, parliamo di film natalizi. Ti faccio una piccola premessa. Ovviamente in questo episodio, quando parlerò dei film, nominerò il loro titolo italiano. Probabilmente, se non sei italiano, e sicuramente non sei italiano se mi stai ascoltando, conoscerai questi film, ma con un altro titolo. Vediamo se, pur non riconoscendo il titolo italiano, riesci a indovinare il film solo ascoltandone la trama. Facciamo questo gioco. Poi nei commenti, man mano che ascolti il podcast, scrivimi com'è il titolo del film nella tua lingua e se lo conosci, se lo hai visto. Mi raccomando, rimani fino alla fine dell'episodio perché anche se parleremo di film principalmente americani, alla fine dell'episodio ti parlo di un fenomeno cinematografico natalizio italiano, quello del cinepanettone, ma ne parliamo dopo. Allora, il primo film di Natale che ti consiglio assolutamente è L'uomo che inventò il Natale.
Immagina una Londra coperta da una nebbia invernale, attraversata da carrozze e lanterne. Siamo nel 1843 e in questo scenario appare il nostro protagonista, un uomo tormentato e geniale, Charles Dickens, autore della famosissima opera Canto di Natale. Ma l'uomo che inventò il Natale non è solo la storia della nascita di Canto di Natale, è un viaggio dentro la mente di uno scrittore che lotta contro il tempo, contro i debiti e contro i fantasmi, quelli veri e quelli che abitano la sua immaginazione. Dickens è a caccia di un'idea che possa salvarlo dal diventare un fallimento. Le case editrici lo snobbano, le librerie non credono più nel suo nome e dicembre avanza come un'ombra minacciosa. Ma proprio quando Dickens perde la speranza, appare una figura magra, cupa, avvolta in un cappotto nero. È il signor Scrooge. Mentre Dickens scrive, i suoi personaggi prendono vita e la realtà si mischia con la fantasia. Questo film è una storia di redenzione, di creatività che nasce dal dolore, di un uomo che cerca di dare speranza agli altri mentre lui stesso brancola nel buio. Ed è anche una lettera d'amore al Natale, alla sua magia, alle sue ombre e ai suoi miracoli. Il secondo film che ti consiglio è Festa in casa Muppet. È un film dove, oltre ai ruoli interpretati dagli attori umani, sono presenti i Muppet, i pupazzi del Muppet Show. Il film è un'interpretazione fantastica del racconto Canto di Natale di Charles Dickens, con il tocco divertente e tenero dei Muppet. Qui il protagonista, il signor Scrooge, è interpretato dal meraviglioso attore britannico Michael Caine. Il signor Scrooge è un uomo avaro e freddo, che detesta il Natale. La notte della vigilia riceve la visita dei fantasmi dei suoi ex soci, che lo avvertono che, se non cambierà atteggiamento, finirà dannato come loro. Tre spiriti lo guidano in un viaggio attraverso il passato, il presente e il futuro. Ma non ti spoilerò niente, perché è un film meraviglioso che va guardato. I Muppet sono i narratori e raccontano tutto con comicità e spirito natalizio. Ah, mi sono dimenticata di dirti che è un musical e che le canzoni sono meravigliose, sia in italiano che in inglese, quindi a prescindere da quale lingua sceglierai sarà bellissimo. Sentire un coro dolci note cantare, tornare a casa un fuoco caldo trovare, vedere amore ovunque sei, questo è Natale. Il terzo film che ti consiglio è un vero classico. Parlo di Mamma, ho perso l'aereo. La famiglia McAllister decide di partire per le vacanze di Natale. È una famiglia numerosa e pasticciona e quando finalmente tutti sono pronti, partono. Peccato che i genitori dimenticano a casa Kevin, un bambino di 8 anni. La casa, improvvisamente silenziosa, diventa il suo regno e quando due ladri pasticcioni progettano di entrare a casa di Kevin per rubare qualcosa, credendo che la casa sia vuota, iniziano una serie di avventure molto divertenti. Infatti i ladri non sanno che ad attenderli non ci sono soldi e diamanti, ma un bambino coraggioso e le sue trappole brillanti. Mamma, ho perso l'aereo è la storia di un Natale imprevisto, fatto di coraggio, risate
e piccoli miracoli. Il quarto film che ti consiglio è Ricomincio da capo, film che racconta di una tradizione americana, secondo cui il 2 febbraio una marmotta viene osservata per prevedere se l'inverno durerà ancora a lungo. Il protagonista del film, Phil, è un meteorologo cinico e scontroso. Un giorno va in un paesino per seguire la tradizionale cerimonia e festa della marmotta, ma il mattino dopo scopre che il calendario non avanza. Ogni giorno si sveglia, si alza e rivive lo stesso giorno. Ogni giorno è il 2 febbraio, sempre. Intrappolato in un loop senza fine, Phil passa dalla rabbia alla rassegnazione, dalla follia alla noia, finché non capisce che può usare quel giorno infinito per migliorare se stesso e gli altri. Impara, cambia, diventa una persona migliore, finché finalmente il ciclo si spezza e arriva il vero domani. Un film veramente molto simpatico e carino. L'ultimo film che ti consiglio per questo Natale è Una poltrona per due. I protagonisti sono Louis, un giovane ricco e impeccabile che lavora per una potente società finanziaria, e Billy Ray, un povero senza tetto truffatore. I due vengono coinvolti, senza saperlo, in un esperimento sociale. Louis viene rovinato e ridotto alla miseria, mentre Billy Ray viene accolto come un genio della finanza e trattato come un signore. Ma quando Louis e Billy Ray scoprono la verità, uniscono le forze per ribaltare la situazione e vivere il Natale più sorprendente della loro vita. Con questo termino la mia lista di film natalizi che ti consiglio di guardare, anche se devo fare una confessione, io adoro anche i film di Natale di Netflix. Li adoro davvero, senza vergogna. Quelle commedie romantiche con la ragazza della città che incontra il cowboy gentile del Montana, quelle storie dove lei perde il lavoro, va a trovare la zia, incontra uno sconosciuto bellissimo e alla fine, tra biscotti alla cannella, pupazzi di neve e canzoni natalizie, si innamorano. Ogni anno Netflix ne produce uno nuovo e io li conosco tutti a memoria, senza esagerare. Comunque, adesso forse ti starai chiedendo: ma Irene, tu sei italiana, perché non hai consigliato film di Natale italiani? E a questa domanda c'è una risposta molto semplice. In Italia non abbiamo una grande tradizione di film di Natale classici, natalizi, calorosi. Non abbiamo un vero equivalente dei film americani. Qui abbiamo il cinepanettone e quindi adesso arriva la parte interessante dell'episodio, una piccola guida culturale al cinepanettone. Il cinepanettone è un particolare tipo di film comico italiano ambientato sempre nel periodo di Natale. Il nome viene appunto dall'unione di due parole, cinema e panettone, il dolce tipico di Natale. Ma attenzione, non è un film di Natale nel senso tradizionale del termine. In questi film ci sono quasi sempre gli stessi attori, come Christian De Sica e Massimo Boldi, e sono ambientati in vacanza ai tropici, sulla neve o in città esotiche. Il Natale è solo una scusa. Le trame sono semplici e prevedibili, costruite su
equivoci e caos, senza morale né atmosfera natalizia. Secondo me i cinepanettoni sono un'offesa al cinema. Sono volgari, sessisti e ripetitivi. Sono caratterizzati da un umorismo basico che non nasce dalla creatività, ma dalla stupidità e dalla scorrettezza. In ogni scena ci sono battute esplicite, parolacce e doppi sensi. Le donne sono spesso ridotte a oggetti, senza carattere, stupide, servono solo a provocare desiderio o gelosia. Gli uomini anche sono rappresentati in modo stereotipato, ignoranti, stupidi e buffoni, sempre coinvolti in litigi e tradimenti. Il cinepanettone è un fenomeno tipicamente italiano, un prodotto culturale legato al Natale solo per calendario, ma non per spirito. Secondo me rimane un esempio di come la comicità possa trasformarsi in volgarità e sessismo, un intrattenimento superficiale che spesso offende più di quanto faccia ridere. Negli anni ho imparato a diffidare da chi trova questo tipo di film divertente, ma se a te piace, va bene, de gustibus. Sai che proprio adesso mi è venuto in mente un film italiano molto carino che ti consiglio di guardare. Si chiama Sette donne e un mistero ed è un film giallo che tratta un mistero. In un'antica casa nobiliare in campagna vive una famiglia ricca formata da 7 donne, inclusa la domestica. Un giorno il padrone di casa, Marcello, viene ritrovato morto, pugnalato alla schiena. Chi è l'assassina? Chissà, lo scoprirai solo guardando il film. I costumi sono meravigliosi, eleganti e curati, come anche la fotografia e la scenografia. Poi il cast, tutto al femminile, include grandi nomi come Luisa Ranieri, Diana Del Bufalo, Ornella Vanoni e Sabrina Impacciatore. È divertente ma anche intrigante, te lo consiglio tantissimo. Hai visto? Alla fine abbiamo trovato un film italiano all'altezza. E così siamo arrivati alla fine di questo episodio. Allora, conosci i film che ho menzionato? Quali sono i titoli di questi film nella tua lingua? Fammelo sapere con un commento. E hai qualche film di Natale da consigliare? Io ti saluto, vado a mettermi il pigiama proprio ora e poi a sdraiarmi sul divano con una bella cioccolata calda pronta a godermi un bel film. Intanto ti auguro un dicembre pieno di luci, regali e film natalizi. Ti aspetto giovedì prossimo con una bella storia di Natale. A presto, ciao!